Ciao e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri. E con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. Sono stato sposato con Carmen per 7 anni, periodi durante i quali credevo di essere in una relazione solida come la roccia. Abbiamo avuto i nostri alti e bassi, certo, ma chi non li ha? Non avrei mai immaginato che potesse essere il tipo da tradire, fino a quando non ho trovato il primo indizio, un messaggio di testo misterioso sul suo telefono. Era una domenica mattina e Carmen aveva lasciato il suo telefono sul bancone della cucina mentre era andata al supermercato. Un messaggio è spuntato da un nome di contatto che diceva: «La scorsa notte è stata incredibile, non vedo l'ora di rivederti». Mi sono detto: «Ma che diavolo?» Mi sentivo come se fossi stato investito da un treno. Dovevo scoprire di più, ma non potevo affrontarla senza avere prove concrete, quindi ho iniziato a fare le mie ricerche. Ella non aveva impostato password né sul telefono né sul laptop. Passando in rassegna il suo telefono, quello era l'unico messaggio visibile. Probabilmente aveva cancellato gli altri. E proprio come sospettavo, non aveva messaggi nella cartella dei messaggi eliminati. Quando è tornata dal supermercato, sembrava un po' nervosa per aver dimenticato il telefono a casa. Non le ho detto nulla di ciò che avevo scoperto. Glielo ho restituito con un sorriso. Nella settimana seguente ho controllato il conto del telefono e, sorprendentemente, non ho trovato altri numeri sconosciuti. Ho cercato su Google il numero, ma è risultato essere un numero VoIP, facendomi capire che non era un numero di cellulare. La frustrazione cresceva e non avevo tempo per continuare a indagare su chi fosse questa persona o per tenere sotto controllo mia moglie. Avevo un discreto gruzzolo da parte. Così ho fatto delle ricerche e ho deciso di assumere un investigatore privato. Viviamo in Georgia e lavoro per il comune, mentre mio padre è un avvocato d'azienda in pensione. Ho parlato con mio padre dei miei sospetti e lui mi ha consigliato di raccogliere prove e di mantenere il silenzio. Gli ho detto che avevo già deciso di assumere un investigatore privato. Dopo 2 giorni ho incontrato l'investigatore e gli ho esposto i miei sospetti riguardo al messaggio visto sul telefono di mia moglie. Ma quello era tutto ciò che avevo trovato. L'investigatore mi ha interrogato sul comportamento di mia moglie e gli ho detto che, sorprendentemente, era rimasto invariato. L'investigatore si è messo al lavoro immediatamente. Per 2 settimane ha seguito mia moglie, documentando ogni suo spostamento, dal luogo di lavoro agli incontri clandestini. Le prove raccolte erano schiaccianti. Non solo vedeva un uomo, ma era coinvolto anche un altro, configurando così doppio tradimento. Non potevo credere a ciò che vedevo e gli ho fornito tutto. Ho fissato un appuntamento con un avvocato per iniziare le pratiche di divorzio, ma nel frattempo non ho detto nulla a mia moglie, nonostante avessi le prove. Non volevo affrontarla subito, perché desideravo avere un vantaggio strategico. Così ho iniziato a riorganizzare le mie finanze. Ho trasferito denaro, aperto un nuovo conto in un'altra banca e contattato le mie società di carte di credito per rimuovere mia moglie come utente autorizzato. Dopo aver completato questi passaggi, ho mostrato a mio padre le prove raccolte dall'investigatore. La sua prima reazione è stata di darmi le chiavi di una delle sue case in affitto, consigliandomi di lasciare la nostra casa in modo discreto per preservare la mia salute mentale. Non eravamo proprietari dell'appartamento in cui vivevamo, che era in affitto e il cui contratto stava per scadere in 2 mesi. Mia moglie lavorava su turni notturni in un call center, quindi ho approfittato delle sue assenze per trasferire discretamente le mie cose nella casa di mio padre. Non ho spostato tutto in una volta, volevo fare le cose per bene. Una settimana dopo ho avuto l'opportunità di incontrare un avvocato per avviare le procedure di divorzio. La cosa più strana è che mia moglie non aveva mai cercato intimità con me prima che scoprisi quel messaggio. Non avevamo problemi sotto questo aspetto. L'avvocato mi ha consigliato di non avere rapporti con lei, poiché ciò avrebbe potuto mandare segnali contrastanti in tribunale, facendo pensare al giudice che avessi perdonato.
Ho seguito il consiglio, cosa non difficile visto che né lei ha fatto avance né io ho preso iniziative. Dopo circa 3 settimane, l'avvocato mi ha informato che mia moglie sarebbe stata a breve notificata della causa di divorzio. Non sapendo esattamente quando ciò sarebbe avvenuto, una notte, approfittando del turno di lavoro di mia moglie, ho deciso di prendere il resto delle mie cose e andarmene. Prima di partire, ho fatto visita al mio vicino, con cui ho un buon rapporto, e gli ho chiesto un favore. Quando ho suonato alla sua porta, la prima cosa che ha detto è stata «Sono contento di vederti». Rimasi sorpreso e scioccato dalla sua affermazione. Proseguì dicendo che aveva visto un'auto sconosciuta parcheggiata davanti a casa nostra diverse volte mentre ero al lavoro, tenendo a mente che tutto ciò era accaduto prima che ingaggiassi l'investigatore. Mi spiegò che voleva informarmi ma non si sentiva in dovere di farlo. Gli chiesi quindi di avvisarmi se notasse qualcosa di insolito mentre ero via, dandogli il mio numero di telefono. L'ho ringraziato e mi sono allontanato. Verso l'1:37 del mattino ho ricevuto un messaggio dal vicino che mi informava che l'auto sconosciuta era nuovamente parcheggiata davanti a casa nostra, insieme a quella di mia moglie. Solitamente lei finiva il lavoro alle 22 e quella sera non ero a casa, né aveva tentato di contattarmi. Al ricevimento del messaggio sono saltato nella mia auto e mi sono diretto verso casa, con l'intenzione di fotografare l'auto sconosciuta. Parcheggiando a debita distanza per non essere notato, ho spento le luci, sono sceso dall'auto e mi sono avvicinato a piedi. Con grande sorpresa ho visto mia moglie alla finestra, che sembrava fare la vedetta. Mi sono fermato, attendendo il momento giusto per avvicinarmi e scattare le foto. Quando ha chiuso la tenda, mi sono fiondato verso la casa e ho estratto il telefono per fotografare l'auto dell'uomo. Tornato all'affitto, ho confrontato le foto con le prove raccolte dall'investigatore, ma l'auto non compariva in nessuna di esse. Così, la mattina seguente, ho contattato l'investigatore e gli ho inviato le foto dell'auto, chiedendogli di scoprire tutto il possibile su quell'uomo. Nel frattempo, non avevo avuto notizie da mia moglie. Dopo alcuni giorni, l'investigatore mi ha fornito informazioni sull'uomo. Era sposato e sua moglie lavorava di notte in un ospedale. Gli ho chiesto di raccogliere quante più informazioni possibili, poiché avevo intenzione di smascherare entrambi, ma solo dopo il divorzio. Non sono mai tornato a quella casa e, circa 3 settimane dopo, mia moglie è stata notificata dei documenti di divorzio al lavoro. Non ha mostrato alcuna emozione, nessuna supplica, nulla. Durante l'udienza per il divorzio, il suo avvocato ha sostenuto che meritasse un assegno di mantenimento, ma io mi sono limitato a scuotere la testa, pensando o che fosse ignorante o che non conoscesse bene la situazione. Per chi non lo sapesse, nello stato della Georgia, se riesci a dimostrare che il tuo coniuge ti ha tradito, non ha diritto all'assegno di mantenimento, indipendentemente dalla durata del matrimonio. Questa è la mia comprensione della legge comunque. Dopo che il giudice ha ascoltato il mio avvocato e valutato le prove, lei non ha ottenuto nulla. Inutile dire che l'udienza di divorzio è stata rapida e si è conclusa come mi aspettavo. Dopo l'udienza, ho esposto mia moglie inviando collegamenti a un Google Drive intitolato Mia amorevole moglie, a tutta la mia famiglia e agli amici. Sorprendentemente, non ho ricevuto molte reazioni negative, presumo perché avevo prove dell'infedeltà di mia ex moglie. Poi sono andato al lavoro della moglie dell'uomo e le ho lasciato un pacco, senza cercare di incontrarla direttamente. Probabilmente avrebbe informato suo marito, cosa che volevo evitare. Ho lasciato il mio numero nel caso volesse contattarmi. E così ha fatto, desiderosa di sapere chi fossi e come avessi ottenuto quelle informazioni. Le ho semplicemente spiegato che avevo assunto un investigatore privato perché sospettavo l'infedeltà di mia moglie e, come si è rivelato, i miei sospetti erano fondati. Pensavo fosse giusto che anche lei sapesse cosa facesse suo marito mentre era al lavoro. Dopo aver esposto mia ex moglie, non ho ricevuto sue notizie per un po'. Sono passato dalla vecchia casa che affittavamo ed era vuota. Il mio vecchio vicino mi ha informato che, da quando c'è stato il divorzio, non ha più visto l'auto di quell'uomo davanti alla casa. Circa 3 settimane dopo, mia ex moglie mi ha contattato, volendo parlare. Ho rifiutato immediatamente, non avevo nulla da dirle. Semplicemente non ho risposto. Il suo amante l'ha lasciata poco dopo che ho contattato sua moglie.
Non ho più avuto notizie dalla moglie di lui dopo il nostro primo contatto, ma ora sia mia ex moglie che il suo amante sono stati esposti. Ora posso andare avanti con la mia vita e godermi la vita da single per un po', ma state certi che il matrimonio non è nei miei piani per il futuro prossimo. Ehi, volevo far notare che le storie stanno ancora venendo rubate dal mio canale. Farò un post nella community su tutti i canali che stanno rubando storie da me e da altri creatori, quindi se vi imbattete in una storia che vi suona familiare, molto probabilmente è stata rubata da me o da un altro creatore. E non è un complimento per me quando qualcuno ruba una storia inviata a me. Alla prossima!